Immagina una torta, crema, amarene, cioccolato, rum, bella, facile e soprattutto e con alcune decorazioni molto sfiziose. Eccola, voilà, torta a girella di Natale. Iniziamo. Savoiardi, questi sono quelli sardi, morbidi, per farcire 600 g di crema pasticcera. Aggiungo 100 g di panna montata e formiamo una ganache all'italiana, quindi un composto un po' più soffice e arioso. Ta-dan! Lavoriamo delicatamente dal basso verso l'alto, così non smontiamo la panna. Per la bagna invece ho usato del rum, 30 ml liquore in 200 ml di acqua. Se non vuoi usare l'alcol, metti la fialetta di aroma rum, va benissimo lo stesso, o succo di arancia. Eviterei di mettere zucchero, visto che già è tutto dolce. Evitiamo. Pellicola trasparente. La mettiamo così per lungo, la lunghezza poi la decidiamo man mano, e disponiamo in fila i savoiardi. Questa dalla parte di sopra va sotto, vanno girati così. Iniziamo. Li mettiamo uno attaccato all'altro, tutti in fila. Naturalmente più la fai lunga più verrà grande poi la torta. 28 biscotti. Ora mettiamo la bagna. Qui, come vedi, ci sono dei buchini piccoli, fori piccolissimi, quindi ne va poca. Oppure puoi mettere una ciotola con un pennello e li spennelli, senza mettere proprio inzuppati, mi raccomando. E bagniamo. Basta. Spalmiamo la crema chantilly. È proprio un gioco da ragazzi fare questo dolce, veramente un art attack. Facile. Evitiamo di fare il pan di spagna, rotolarlo, eccetera, eccetera. Così i biscotti tanto hanno quella funzione del pan di spagna, uguale, quindi non accendiamo il forno. Amarena allo sciroppo. Le mettiamo qua e là, equidistanti, in modo che ognuno poi trovi qualche amarena nella propria fetta. Ci stanno benissimo. Se no puoi mettere frutta fresca o cioccolato. Ed ora non resta che arrotolare. Sembra difficile, ma non è difficile. Aiutandoci con la pellicola ci possiamo riuscire. Benissimo. Fuoriuscirà un po' di crema, ma è normale perché, specialmente se siamo generosi, chiudiamo stretto 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 quando arriviamo alla fine e passiamo su un'altra pellicola, in modo che facciamo un bel giro. Appiattiamo un po' qua la crema, facciamo un bel pacchetto stretto stretto. In frigo. A dopo. Prepariamo il cioccolato fondente. 400 g di cioccolato fondente. La tagliamo il più sottile possibile e andiamo con una pentola con un po' di acqua sul fuoco per fare il bagnomaria. Il cioccolato lo mettiamo sopra, non deve essere a contatto però con l'acqua, vi raccomando. E facciamo sciogliere con un cucchiaio d'olio di semi, aggiungo, così rimarrà più lucida. E lasciamo finché si scioglie. Preparo intanto la carta forno. Faccio delle strisce più o meno dell'altezza della torta, diciamo. Asciuga bene l'acqua, vi raccomando, perché l'acqua è nemica del cioccolato, E quindi facciamo scendere così un po' di cioccolato su ogni striscia. La spalmiamo bella sottile. Copro con un'altra carta e arrotolo. E lascio raffreddare. Bastoncini salati, quelli per l'aperitivo. Li mettiamo così, disposti un po' equidistanti, in modo che facciamo gli alberelli con il cioccolato che è avanzato, fuso. Quindi o la facciamo con una sacca a poche col foro sottilissimo, oppure così col cucchiaino come faccio io, si può fare tranquillamente. Partiamo da un punto più sottile ad allargare, andiamo sempre ad allargare.
E sopra possiamo mettere o codette colorate, così come un albero di Natale, oppure altro, così da abbellirlo. Ed ecco l'albero di Natale pronto. Deve solo asciugare. Ad uno metto anche le stelline bianche. Facciamo rapprendere e poi stacchiamo. Ecco la torta dopo 2 ore almeno di riposo in frigo. Anche il giorno prima puoi prepararla tranquillamente. La scartiamo e sarà bella compatta, come vedi. La metto in un piatto da portata e adesso la decoriamo. Un po' di panna montata tutto intorno. Lavorare a favore di camera non è che sia proprio comunque ce la possiamo fare. Se vuoi già così va bene, qualche decorazione sopra e stop, ma visto che avevamo preparato il cioccolato lo scartiamo e otteniamo le cortecce dell'albero già belle pronte, irregolari, proprio come un tronco, praticamente simuliamo, e attacchiamo tutto intorno, così come vengono, alte e basse non importa, anzi deve essere irregolare. Regoliamo l'altezza, magari spezzandoli un po' così, e sopra facciamo dei ciuffetti con la panna per rifinire il tutto. Un richiamo di amarene che sono all'interno, zucchero a velo, magari pieghiamo un po' così prendiamo anche il cioccolato e voilà, già così è bellissima. Ma gli alberelli sono pronti e li mettiamo anche sopra, carini. Questa è un'idea da fare anche così, come segnaposto ad esempio, oppure per una festa di bimbi, per allestire un tavolo. Ma qui fanno un po' scena. Adesso è pronta. Voilà. Cucù. Eccomi. Torta a girella di Natale. Facile, senza cottura, ma bellissima. Un tronco di Natale. È troppo alto, non riesco a fare un'inquadratura decente. Comunque, ci sono. Andiamo al taglio. Ta-da! Ecco la bella girella. Golosa. Morbida perché si è bello inzuppato. Buonissimo. Lo so già. Guarda che meraviglia. Sapore del rum, della crema, delle amarene, spettacolare. Grazie per la visione e per essere arrivati a fine video. Baci baci!